Rieccoci con i nostri amatissimi arcani e ovviamente i nostri Genostin Tarot, questo mazzo così romantico di cui ho anche già parlato in un video precedente a questo. Come sempre vi lascio il link in descrizione in caso vogliate saperne di più, appunto in riferimento a questo mazzo. Aperta e chiusa la parentesi, dunque appunto un mazzo molto bello, molto romantico, che parla di relazioni, proprio come i romanzi, meravigliosi romanzi di formazione cosiddetti appunto di Jane Austen, una delle mie autrici preferite. Dunque, di cosa ci occuperemo quest'oggi appunto in questo video? Cercheremo di capire se una persona impegnata, ragazzi come sempre per impegnato, impegnata io intendo sposata ma anche fidanzata o convivente, ok? Quindi una persona comunque impegnata che ha qualcun altro al suo fianco. Ecco, vogliamo cercare di capire se questa persona è davvero così felice con la sua compagna o il suo compagno, in particolar modo in questo periodo estivo, quindi se effettivamente i loro cuori battano all'unisono, oppure se, diciamo ecco, in realtà ci possano essere degli screzi o, come spesso accade, possa essere tutto semplicemente un recitare. Capita, ragazzi, molto spesso. Dunque, cerchiamo appunto di capire molto nel dettaglio bene appunto il presente di questa coppia e cerchiamo anche di capire qualcosa in più sul futuro di questa coppia. Quindi cerchiamo di capire effettivamente come possano procedere anche proprio karmicamente le cose fra di loro. Utilizzerò come sempre il metodo degli 8 arcani, come faccio spesso, non è un metodo che uso proprio sempre sul canale, di solito appunto alterno, ma questo è, diciamo, ecco, il metodo che va per la maggiore perché a mio avviso è molto intelligente ed è anche molto utile perché fornisce dettagli sia sul presente in modo da sviscerarlo per bene, ma anche sul futuro, dandovi anche un consiglio importante su come appunto poter agire, a seconda chiaramente della carta estratta. D'accordo? Dunque, direi che appunto possiamo iniziare a mescolare i nostri Genostin Tarot e dunque per il principio di sincronicità cerchiamo appunto di capire se questa coppia è davvero così felice oppure se in realtà ci possano essere appunto degli screzi. Vediamo un po'. Perfetto. Allora, dunque, come potete vedere, appunto qui abbiamo le
8 posizioni. Allora, ovviamente il presente come prima carta in apertura. Nel cuore della stesa, cos'ha questa persona realmente nel cuore? Pro e contro della situazione, cosa c'è di bello, invece cosa c'è che non va nel loro rapporto, l'ambiente circostante che circonda appunto questa coppia. Cerchiamo di capire se possa essere o meno favorevole, il percorso karmico di questa coppia, come dovreste comportarvi voi in questo discorso. Ultima carta, ovviamente, il futuro immediato. Dunque, iniziamo appunto dalla prima carta, quindi cerchiamo di capire come, diciamo, ecco, veramente possa essere questo rapporto tra queste due persone. Scusate, come al solito, ho colpito la telecamera. Allora, prima carta, qui abbiamo l'imperatore, ossia colui che, diciamo, tiene in piedi questo rapporto è lui. Cioè, è tutto in mano a lui, nel bene, ovviamente, ragazzi, e nel male. Nel senso che l'imperatore gestisce, supporta, però può avere molto spesso anche un atteggiamento a volte dittatoriale, una persona che vuol far sempre ciò che vuole lui, una persona che non sa scendere a compromessi, una persona che difficilmente ascolta, diciamo così, il parere dell'altro. Per carità, procede l'imperatore, procede sempre bene, è padrone dei suoi territori, quindi padrone fondamentalmente della vita, no? Sia di se stesso che eventualmente anche di tutto ciò che lo circonda. Quindi evidentemente è lui che in qualche modo, o diciamo, ecco, a livello economico ha un peso importante nell'ambito di questa storia, quindi magari è tra i due quello che guadagna di più, ad esempio, oppure anche proprio spalle coperte da un punto di vista familiare, oppure comunque una persona che sa ben gestire, per esempio, il patrimonio familiare, mentre magari lei può avere le mani veramente bucate, ok? Quindi comunque sia, il perno di questa storia è lui, quindi chiaramente ogni, diciamo, decisionalità spetta a lui. È lui che gestisce i figli in caso ne abbiano, è lui che gestisce l'andamento del rapporto, quindi dipende molto anche dalla sua umoralità e dalle sue scelte e dalle sue decisioni. Dunque anche un eventuale, diciamo così, scioglimento di questo rapporto passerà inevitabilmente dalle mani dell'imperatore. In caso lui vi abbia giurato e spergiurato di invece dipendere da una cattivona, in realtà no, con l'imperatore non è proprio così, quindi diciamo che il potere decisionale è nelle sue mani e lui usa lei evidentemente come scusante per non prendere una decisione, o perché non la vuole prendere o perché vuole ancora temporeggiare, ad esempio in caso voi siate l'altra donna o l'altra persona che lui frequenta di nascosto, ok? Quindi comunque lui è un perno fondamentale. Lei risulta, o comunque l'altra persona risulta marginale e risulta suddita, ok? L'imperatore ha i suoi sudditi, ok? Quindi tende lei a scendere a compromessi, ad accondiscendere al suo volere, tende ad accontentarlo, insomma, diciamo che comanda lui, via. Quindi è una storia sbilanciata a mio avviso, cioè dove i coniugi o i partner non hanno, diciamo, ecco, le stesse possibilità o la stessa voce in capitolo, fondamentalmente. Vediamo in questa posizione i pro, cioè che cosa va in questa coppia, cosa, diciamo, ecco, c'è di buono in questa coppia. Allora, qui c'è la carta del mondo, ecco, il riconoscimento sociale. Evidentemente questa coppia ha un fan club evidentemente molto nutrito
è agguerrito, quindi sicuramente è una coppia che piace, che funziona. Molte persone si ispirano a loro come la coppia ideale, praticamente, ecco, una sorta di coppia VIP da poster, amici, parenti, colleghi, conoscenti reputano questa coppia come la coppia ideale. Ok? Quindi agli occhi del mondo, agli occhi degli altri, rappresentano, ecco, diciamo, la coppia ideale. Quindi un ottimo assortimento. Quindi sembrano fatti, ovviamente sembrano fatti, l'uno per l'altra. Chiaro è che questo è quello che gli altri vedono di questa coppia. In questo caso è l'immagine quindi che questa coppia diciamo ecco rimanda agli altri, ripeto, amici, parenti, colleghi, conoscenti, la coppia perfetta. Quindi nessuno mai oserebbe dubitare che tra di loro ci possano essere degli screzi, quindi che per esempio lui possa avere un'altra donna o possa frequentare qualcuno di nascosto, che anche lei possa magari avere un altro. Tutti danno per scontato che questa sia la classica coppia che va avanti in eterno e che arriverà persino a festeggiare le nozze d'oro. Ok? Quindi una coppia inossidabile. Vediamo invece però a questo punto i contro, se effettivamente possa essere proprio così. No, mamma mia. Allora, qui abbiamo la carta della giustizia in accezione negativa. Allora, già la giustizia in accezione positiva è comunque una carta molto severa, in accezione negativa figuriamoci. Allora, sicuramente una carta che parla di invece, guardate che enorme disparità, questa è veramente una recita, qui siamo su un palcoscenico, questa è la verità. Quindi siamo veramente su due piani totalmente diversi, cioè abbiamo due persone che non vanno d'accordo, la giustizia. Cioè uno la vede in un modo, l'altra la vede in un altro. Non c'è disparità, non c'è giustizia, ma lo abbiamo detto con l'imperatore, quindi la spunta sempre lui per quanto concerne qualsiasi forma di decisionalità. La giustizia è una carta che parla appunto di ingiustizia, quindi c'è sempre uno dei due che deve subire la decisionalità dell'altro, il parere dell'altro, piccato anche, cioè evidentemente ci sono degli scontri notevoli tra di loro, quindi evidentemente queste due persone non vanno veramente d'accordo, non sono caratterialmente compatibili. E soprattutto, e questa cosa veramente mi lascia scioccata rispetto a come gli altri li vedano, la giustizia in accezione negativa parla di chi ha già più e più volte parlato di separazione. La giustizia in ambito legale si riferisce per esempio a matrimoni che potrebbero essere stati già più e più volte sull'orlo del divorzio, della separazione. In caso non siano sposati legalmente, comunque più e più volte hanno pensato di sciogliere questo rapporto. Quindi in realtà sono persone che molto spesso hanno rischiato la rottura. Una rottura che, come tipico della giustizia, viene vissuta in maniera, vedete, consenziente da entrambe le parti. Quindi molto spesso entrambi, lui e lei, si rendono conto che il loro rapporto non è così. Non è come viene visto dagli altri. Ossia è un rapporto che molto probabilmente, poi lo vedremo nel karma e nel futuro, potrebbe di nuovo arrivare ad una chiusura. La giustizia inoltre parla di cattivi rapporti che vengono tenuti con gli ex. Quindi in caso lui abbia per esempio una ex moglie, o siate voi, ecco, diciamo la ex moglie, la ex fidanzata, lei della coppia risulta molto gelosa, hanno spesso litigato o a causa vostra, in caso siate voi l'ex, oppure a causa appunto della ex. Cioè evidentemente qui o c'è molta gelosia da parte di lei, quindi una donna magari molto insicura, oppure lui deve
obbligatoriamente sentire la ex perché magari hanno figli in comune, ecco, questa situazione diciamo che appesantisce e ha appesantito molto questo rapporto. Quindi comunque è un rapporto molto spesso costellato di litigi, ripeto, dovuti alla gelosia e dovuti alla presenza di terze persone ex che molto spesso si intromettono o si sono intromesse o che comunque, per esempio, molto spesso sono argomento dei loro litigi. Quindi voi potreste non immaginarlo nemmeno, ma queste due persone litigano a causa vostra, in caso siate voi appunto l'ex. Inoltre la carta della giustizia in accezione negativa parla anche di freddezza sessuale, quindi sicuramente tra queste due persone molto spesso manca proprio diciamo ecco il desiderio fisico. C'è uno dei due che impone i propri gusti all'altro, l'altro non li accetta di buon grado, oppure la giustizia parla di tabù. Quindi un atteggiamento comunque ecco poco propositivo nel sesso e ben poco passionale. Ce le ha tutte sto rapporto, cioè veramente ce le ha tutte, quindi un brutto rapporto. Benissimo, quindi questo è un palcoscenico e questa è la realtà dei fatti, come al solito, come volevasi dimostrare. Vediamo in cuore ovviamente della stesa che cos'ha lui nel cuore. Allora, nel cuore della stesa qui abbiamo la regina di denari, in questo caso appunto la rivale, quindi voi, o comunque un'altra donna, in caso voi non siate appunto l'altra donna, ma siate in questa stesa semplicemente per curiosità. In caso siate invece appunto l'altra donna, lui ha nel cuore voi, siete ovviamente la rivale della protagonista di uno dei due soggetti della stesa. È chiaro dunque che in questo caso lui ha in mente voi perché vi vede come totalmente diverse. I denari rappresentano l'aspetto fisico, rappresentano il desiderio fisico, rappresentano la materialità, rappresentano la passione, ma anche la stabilità. Quindi questa persona, a differenza del rapporto che vive con lei, che è un rapporto da montagne russe, con voi invece vede una stabilità. Quindi vi vede una donna equilibrata, una donna di sani principi, oltre che appunto una donna graziosa, molto bella e che lo attrae molto. Quindi siete evidentemente l'opposto in tutto a questo punto della compagna ufficiale, quindi anche proprio esteticamente potreste essere agli antipodi. Oppure comunque ecco lei potrebbe avere dei tratti caratteriali molto diversi dai vostri, per cui lui nel cuore ha voi. Questa è una posizione molto importante perché è proprio la posizione dei desideri, quindi questa persona vorrebbe veramente vedervi quanto prima e sentirvi quanto prima, e in caso, ripeto, voi non siate l'altra donna e siate in questa stesa solo per mera curiosità, quest'uomo ha un'altra donna, quindi ha, diciamo, ecco, una compagna di letto che però obiettivamente a lui piace tanto, quindi non la vede solo come uno sfogo fisico, diciamo sessuale, ma come una donna valida e eventualmente da poter sostituire alla compagna ufficiale, però a tempo debito, perché i denari parlano di lunghezza. Voi sapete che denari e spade hanno tempi molto lunghi, quindi per adesso non conta di fare, diciamo, scelte, poi vedremo in futuro, può succedere di tutto, visto questa giustizia in accezione negativa, visto che hanno già parlato molto spesso, ecco, di comunque rottura, addirittura separazione, allontanamento, potrebbe anche ovviamente ripetersi questa situazione. In caso voi siate l'ex, ex fidanzato, ex moglie, non vi ha mai dimenticato, cioè quest'uomo, ok, può aver scelto momentaneamente un'altra donna, ma non vi ha mai dimenticato. Cioè nel suo cuore ci siete sempre voi, ok? Quindi
Questa è, diciamo, un po' la situazione. Vediamo invece l'ambiente esterno, come condiziona questa coppia. Allora, qui abbiamo la carta delle stelle. Niente, queste due persone hanno un vero e proprio fan club con tanto di iscrizioni, perché di nuovo stelle e mondo, quindi due carte che ci portano sicuramente a pensare ad un nutrito gruppo di persone che crede profondamente in questa coppia. Addirittura queste persone pensano che prima o poi, diciamo, ecco, questa coppia, se in caso non sia sposata, arrivi al matrimonio, oppure in caso non abbiano figli, arrivino ad avere dei figli. O in caso abbiano figli e siano già sposati, ripeto, come ho detto prima, pensano che è un rapporto inscindibile, che queste due persone andranno avanti in eterno. Due persone che quindi si sono trovate, ok? Quindi la carta delle stelle parla di molte persone che ruotano attorno a questa coppia e che quindi li ammirano ma mettono anche becco, quindi evidentemente lui e lei ricevono consigli, considerazioni molto spesso non richieste da parte di molte persone, quindi non solo parenti, le stelle possono riferirsi anche a conoscenti, amici, colleghi, d'accordo? Le stelle sono tante effettivamente, quindi sicuramente hanno delle numerose amicizie. Ripeto ragazzi, non devono essere per forza il classico miglior amico, la classica miglior amica, possono essere anche semplicemente conoscenti, conoscono tante persone, hanno modo magari di uscire con tante persone o sono ammirate da tante persone, ok? Queste due persone, quindi obiettivamente, ecco, hanno una straordinaria capacità, ragazzi, che emerge sino ad ora dalla lettura di queste prime 5 carte, cioè riescono a fingere, ma in una maniera impeccabile, ma altro che Oscar, cioè, riescono ad apparire la coppia perfetta quando questi addirittura sono arrivati a un passo dalla separazione e quando lui in realtà nel suo cuore è un'altra donna. Però, cioè, una capacità di veramente una finzione incredibile hanno queste due persone. Ottimi attori, devo dire, hanno una carriera avviata. Cioè, c'è una disparità incredibile tra ciò che mostrano e ciò che in realtà queste due persone vivono. Allora, o sono circondati da sciocchi, da un ammasso di stupidi che non comprendono realmente il rapporto tra queste due persone, oppure, ripeto, riescono a fingere, ma molto bene, quindi complimenti, cioè, mamma mia. Quindi molto difficile scoprire effettivamente questa coppia come possa essere in realtà. Dunque, terzultima posizione carta, a mio avviso una delle più importanti, il karma. Cerchiamo di capire quindi tra quest'uomo e questa donna, tra queste due persone, quale può essere ovviamente ancora il percorso da dover compiere. Perfetto, 3 di denari. Allora, senza infamia e senza lode, quindi 3 persone. Quindi lei con un altro, lui con un'altra, tranquillamente. 3 di denari, molto probabilmente lo sospettano, lo sanno, cioè lei sa che lui o sospetta che lui abbia qualcun'altra, idem lui, la cosa non li distrugge più di tanto, un 3 di denari, anzi non è un 3 di spade, ok? Quindi non se ne preoccupano più di tanto, per loro l'importante è andare avanti, denari, per lungo tempo denari, fingendo denari. Quindi sicuramente sono due persone che ancora, diciamo, ecco, a livello karmico non andranno incontro immediatamente ad una chiusura, ad una rottura, ad una torre, ad un allontanamento, perché c'è più niente da chiudere qua è già tutto chiuso. Lei con un altro tranquillamente e lui con un'altra. Cioè tra queste due persone, ragazzi, non c'è più niente da chiudere, non c'è più niente da portare a termine, perché non c'è più niente. Quindi è una coppia che va avanti per inerzia, per abitudine, però qui abbiamo 3 denari, quindi per denaro anche. Ovviamente per anche secondo me a questo punto diciamo ecco paura del giudizio degli altri, perché visto che hanno
persone che parteggiano, fanno il tifo modello cheerleader appunto per questa coppia, evidentemente ecco vogliono portare avanti questa recita. Per loro evidentemente è qualcosa di estremamente gravoso il rompere, diciamo così, ecco, dinanzi agli altri questo rapporto visto così perfetto. Dunque che cosa faranno? Si tratterà dunque di convivere sotto lo stesso tetto, lui frequentando un'altra persona, lei idem. Anche, ragazzi, con la consapevolezza o anche solo il sospetto che qui ci possa essere un'altra persona. Non mollano queste due persone, quindi hanno ancora degli interessi, hanno troppo da perdere, anche proprio a livello, diciamo, sociale, come immagine, ok, sociale di coppia, da perdere, hanno ancora troppo da perdere, non se la sentono, quindi non è il momento giusto. E anche, diciamo, per il futuro previsto chiaramente dal karma, non è un per sempre, quindi le carte non vedono da qui all'eternità, hanno tempistiche ben predefinite. Diciamo che grosso modo per questa coppia non è prevista entro l'autunno-inverno, periodo tipicamente legato appunto ai denari, ecco, non è previsto un allontanamento o una separazione. È chiaro che questa situazione non è legata, cioè il rimanere insieme, né all'amore né al desiderio fisico, a nulla, semplicemente ad una routine, ad una quotidianità che loro vogliono portare avanti per continuare questa ridicola recita, perché hanno interessi che per loro evidentemente hanno un peso nettamente superiore rispetto, diciamo, ecco, alla quotidianità di altre coppie, quindi ovviamente mettono al primo posto il denaro, il benessere, la ricchezza, gli agi, rispetto magari ad altre coppie che invece mettono al primo posto l'amore e i sentimenti. Questi due non se ne parla proprio. Di conseguenza andranno avanti così, con una brutta, a mio avviso, convivenza, cioè si tratterà di vivere sotto lo stesso tetto, ma ognuno poi fa i fatti suoi altrove, presso altri lidi. Lui in particolar modo avendo voi ancora nel cuore. Ok? Quindi una sorta di, diciamo, ecco, rapporto d'amicizia, se così vogliamo, sì, però obiettivamente ecco niente di più, qui non c'è amore, non c'è niente che possa rinascere, qui è già tutto finito, ma ragazzi già da molto con questa giustizia, quindi chissà già da quante volte, ecco, da quanto tempo questo rapporto ha rischiato di essere definito ormai in chiusura. Quindi questo 3 di denari, se vogliamo, è comprensibile, ok? Vediamo, ragazzi, in penultima posizione quello che vi viene consigliato a voi in caso voi siate ovviamente l'altra persona. Allora, la temperanza, quindi l'attesa fruttuosa, ovviamente, ragazzi, questo è il consiglio degli arcani per cercare di vivere al meglio una situazione che potrebbe risultare per voi fastidiosa. Abbiamo parlato comunque di tempistiche lunghe con il 3 di denari. Quindi, io lo ripeto sempre, questa è la posizione del consiglio che viene dato a voi dagli arcani, ma l'ultima parola spetta sempre a voi. Noi siamo artefici del nostro destino, noi possiamo cambiare il nostro destino, ok? Quindi in caso voi lo vogliate, solo se voi lo vogliate, aspettando, attendendo la temperanza però, ragazzi, quindi con una certa pazienza, ok? Questa situazione si andrà a chiarire e otterrete quello che vorrete. Ora dipende quali possano essere i vostri sogni. In caso voi vogliate che questa coppia arrivi finalmente ad una definitiva chiusura, dato che qui c'è già stata una chiusura, anzi più di una in passato, la otterrete. In caso voi vorrete sicuramente
procedere nel rapporto con quest'uomo e altamente poco importarvene, diciamo fregarvene del fatto che lui stia o meno ancora sotto lo stesso tetto con questa persona, otterrete questo, cioè andrete avanti comunque a godere della sua compagnia quando ovviamente lui potrà svincolarsi dalla presenza della compagna ufficiale. In caso voi siate la ex e aspettiate il ritorno di lui e che lui dia il ben servito a quest'altra persona, questo accadrà. Ripeto, dipende dalle vostre aspettative e dai vostri sogni. Si avvereranno, sì ragazzi, però la temperanza ha tempistiche epocali, ok? Io lo ripeto sempre, la temperanza, l'eremita e la giustizia hanno tempistiche lunghe che possono andare oltre l'anno, in questo caso 12-14 mesi, quindi non stiamo aspettando una situazione immediata, lo abbiamo detto anche con il 3 di denari, ok? Dipende però ovviamente dai vostri sogni, da quali possano essere appunto i vostri sogni, e dipende ovviamente anche dalla vostra decisione ultima, ok? In caso per voi queste tempistiche siano eccessive, è normale che la strada deve essere in qualche modo scelta da voi, e quindi a mio avviso, in caso per voi diventi veramente troppo pesante e colmo di sofferenza il percorso di attesa, ragazze mie, voi potete tranquillamente in qualsiasi momento invertire la rotta o comunque scegliere anche voi di darvi ad altre frequentazioni, aprirvi ad altre conoscenze. Perché vi dico questo? Perché la temperanza, vedete, parla comunque di comunicazione e parla di nuove conoscenze. Quindi sicuramente voi avrete modo di conoscere altre persone. Ovviamente, dice il karma, sta a voi decidere se in qualche modo lasciarvi andare a queste nuove conoscenze, oppure decidere di attendere che i vostri sogni, a seconda ovviamente dei vostri sogni, possano avverarsi. Ripeto e sottolineo, con tempistiche comunque lunghe. Richiede pazienza la temperanza e aspettare, attendere che il flusso degli eventi proceda. Quindi la temperanza vi ribadisce il fatto che ad oggi per questa coppia non è assolutamente il momento per pensare ad una separazione. Vediamo ora, ragazzi, invece in ultima appunto posizione, che cosa accadrà in questa coppia nell'immediato futuro. Allora, e qui abbiamo la carta della papessa, che rappresenta ovviamente la consultante. Allora, la carta della papessa rappresenta comunque, sempre voi, guardate, quindi sempre questa presenza importante, che chiaramente è inerente alla vostra presenza nella vita di questa persona. In caso voi siate la ex compagna, voi rappresentate un elemento di paragone, lo abbiamo detto già sin dall'inizio con lei, ma anche un elemento importante che evidentemente porterà poi alla lunga quest'uomo, dopo questo lungo periodo, a scegliere di riavvicinarsi a voi. In caso voi non siate la ex ma l'altra, ok? Quindi la donna che lui ad esempio sta frequentando in gran segreto, ecco che con questa carta lui continuerà assolutamente a frequentare voi, a sognarvi, a desiderarvi. La papessa parla comunque di tempistiche anche in questo caso lunghe, ma in questo caso a voi positive, quindi non ci sono chiusure e rotture pensate con voi, ma la papessa parla anche di segreti svelati, anzi direi soprattutto di segreti svelati, cioè voi conoscerete di questa coppia molti segreti. Quindi andrete anche, a mio avviso, a sapere qualcosa in più circa questo, arcano in accezione negativa, cioè la giustizia, quindi questi allontanamenti, queste separazioni, questa incompatibilità caratteriale, questi litigi ripetuti e anche litigi dovuti, per esempio, alla gelosia di lei per voi.
in caso voi siate la ex. Cioè voi dovete ad oggi, ragazze mie, ancora scoprire molto di questa coppia. Ripeto, prima di tutto perché sa fingere da Dio, quindi evidentemente è una coppia che non mostra falle, in realtà abbiamo visto che ci sono e come. Ma oltretutto evidentemente dettagli che a voi farebbero comodo e farebbero molto piacere e faranno molto piacere, perché la papessa parla comunque di chi riesce a scoprire delle verità che finalmente le aprono il mondo praticamente, ok? Quindi voi scoprirete tanto di questa coppia, anche segreti importanti, e che vi faranno capire effettivamente come stanno le cose. La papessa, una volta che scopre, diciamo, ecco, tutte queste novità così interessanti e curiose, è felice. È felice perché? Perché la papessa è una donna forte, una donna riflessiva, è una donna che dunque prende in mano la situazione e decide, sceglie per sé. Perché la papessa è vero che è molto empatica, è vero che è una donna comprensiva, ma è vero anche che a volte può tirar fuori un lato, diciamo, di sé particolarmente determinato, forte, anche con una punta di egoismo, che però secondo me sano egoismo ci vuole sempre nella vita, ok? Quindi diciamo che paradossalmente il rapporto tra quest'uomo e questa donna dipenderà anche da come voi reagirete, la papessa, di fronte a tutte queste cose che voi andrete a scoprire di questa coppia. Quindi voi avrete effettivamente molto potere su questa coppia, evidentemente il potere di farli continuare a litigare da matti, quindi in qualche modo irritare ancora di più la lei della coppia e quindi portarli sicuramente in maniera molto furba e astuta alla chiusura, all'allontanamento, oppure potreste decidere di agire invece in maniera molto discreta e paziente, lasciando invece che appunto sia ad esempio il flusso degli eventi, quindi il percorso karmico, a fare, diciamo, il lavoro più sporco, ok? Però è tutto nelle mani della papessa. Ma ragazzi, proprio come abbiamo visto per la carta dell'imperatore all'inizio, che effettivamente in questo rapporto, diciamo, ha la maggiore, quindi ha un grande potere decisionale, alla fine della fiera invece sarete voi a diciamo rubare a questo imperatore lo scettro del potere. Quindi dipenderà molto da come voi reagirete a queste verità che andrete a scoprire in riferimento appunto a questa coppia. Evidentemente, in caso per ora voi possiate essere molto gelose del rapporto che lui ha con lei, potreste scoprire che invece tra questi due non c'è neanche un contatto fisico, di conseguenza potreste andare a vivere questo rapporto con maggior leggerezza e anche tranquillità, secondo me, ok? Ora estraiamo altre due carte per avere una specifica in più proprio sul futuro, diciamo, di questa coppia. Vediamo un po'. Allora. Vediamo un po' che cosa abbiamo. Allora, qui abbiamo il re di bastoni e qui abbiamo il cavaliere di coppe. Ah, perfetto. Allora, dipenderà da voi anche perché, come vi dicevo con la temperanza, voi avrete modo anche di conoscere e frequentare un'altra persona. Allora, qui abbiamo appunto il re di bastoni, quindi il soggetto della stesa, ma qui abbiamo anche il cavaliere di coppe. Quindi evidentemente diciamo che voi sarete molto distratte da una terza persona che entrerà a far parte della vostra vita e di conseguenza voi non rinuncerete, come vuole il cavaliere di coppe, a questa nuova conoscenza, anzi deciderete di lasciarvene, diciamo, travolgere, perché il cavaliere di coppe è una persona travolgente. Potrebbe essere anche per voi un ritorno dal passato, perché i cavalieri rappresentano anche ritorni dal passato, oppure potrebbe essere una persona nuova che tende a spostarsi e a viaggiare per lavoro.
Il cavaliere di coppe potrebbe appartenere ad uno dei 3 segni d'acqua, quindi Cancro, Scorpione, Pesci, oppure averne l'ascendente in uno appunto di questi 3 segni, oppure avere un tema natale ricco di questi segni d'acqua nei pianeti principali che strutturano la personalità, quali sono Luna, Venere, per quanto riguarda l'emotività e l'amore, e Marte e Mercurio, per quanto concerne l'eros e la combattività, il rapporto con gli altri, la comunicazione, ok? Quindi una persona che ci sa fare, quindi un segno d'acqua o comunque una grande presenza di segni d'acqua, una persona emotiva che saprà darvi tanto, a differenza invece del soggetto della stesa, che è molto attratto rispetto a voi, continuerà ad esserlo, però dal vostro punto di vista sarà comunque carente da un punto di vista emotivo, cioè voi potreste cercare qualcosa in più e trovarlo in questo cavaliere di coppe, che voi potreste proprio vedere rispetto al soggetto della stesa come una persona giusta. Quindi sicuramente il rapporto tra queste 2 persone, ripeto, procederà senza infamia e senza lode, lui per i fatti suoi, lei idem, ovviamente senza però arrivare ad una, diciamo, separazione ufficiale entro i prossimi mesi. Voi avrete invece il vostro bel da fare, evidentemente dovendo anche scegliere tra 2 persone, il soggetto della stesa e una nuova persona. D'accordo? Quindi ecco perché, ora capisco però perché dipenderà da voi, perché in caso voi decidiate di lasciare e allontanare definitivamente il soggetto della stesa per iniziare una storia con questo nuovo cavaliere di coppe, è normale che poi voi vi disinteressiate di questa coppia, lasciandola procedere alla deriva, perché poi è questo che accadrà, ragazzi, perché questa coppia non va da nessuna parte, Dunque, direi che abbiamo iniziato questa stesa parlando di 2 persone, abbiamo terminato questa stesa parlando di voi. Perfetto, non fa una piega. Dunque, ovviamente ragazzi, come sempre, questa è una stesa interattiva, io lo ripeto sempre, per chiunque voglia una stesa specifica è sicuramente consigliato il consulto privato. In caso vogliate un consulto privato con me, basta contattarmi all'indirizzo email che trovate a video e anche in descrizione. In caso vogliate abbonarvi, basta cliccare su abbonati e a veramente pochissimi euro al mese, poco più di un caffè, potrete appunto ascoltare e vedere video riservati però unicamente agli abbonati. Come sempre ragazzi, mi raccomando, coraggio, forza e determinazione, buona scelta e buona nuova conoscenza con questo bellissimo cavaliere di coppe che a mio avviso saprà conquistarvi, vi metterà nel dubbio appunto se scegliere tra lui o questo re di bastoni, quindi avrete il vostro bel da fare ragazzi nei prossimi mesi. Di conseguenza, come sempre, mi raccomando, buon percorso karmico e a presto!